Come allestire un fondale per la ripresa di un video YouTube? Ciao e bentornata e bentornato su Fusticale. Come accennato in alcuni vlog passati, volevo mostrarti alcuni aspetti tecnici del fare video su YouTube e oggi vorrei concentrare la mia attenzione su un aspetto molto importante che riguarda l'allestimento e la scelta del luogo dove riprendersi per creare contenuti per YouTube. Come sai, ho allestito una parete del mio studio a mo' di set fotografico pensato per YouTube. Fortunatamente ho la possibilità di tenerlo sempre montato grazie a un supporto rudimentale che ho creato sul muro e questo è molto comodo perché quando decido di girare un video non devo impiegare troppo tempo nell'allestimento del fondale, nel posizionarlo, nello stirarlo, eccetera. Come fondale, appunto, ho usato per molto tempo un telo nero su cui sopra facevo cadere due tende trasparenti e traslucide di colore rosso. Il fondale su cui vuoi riprenderti per realizzare video su YouTube, secondo me è molto importante perché caratterizza quello che fai, racconta chi sei e di cosa parla il tuo canale. Nel mio caso, avevo optato per qualcosa che richiamasse in parte i temi oscuri spesso trattati all'interno del mio canale e avevo optato per questa scelta, se vogliamo, molto minimale, appunto caratterizzata da questo telo nero con queste tende trasparenti. Tra l'altro, ora mi vedi in uno sfondo diverso da quello che ti sto descrivendo e vedi infatti qua dietro la mia postazione di lavoro. Questo sfondo l'ho scelto per tutti quei video che voglio dedicare agli aspetti più tecnici di YouTube come questo. Torniamo però al discorso di partenza. Come ti dicevo, ho recentemente optato per l'acquisto di un fondale nuovo perché con il raggiungimento dei 1000 iscritti volevo cambiare il look al canale e quindi volevo anche dare un aspetto ulteriormente più professionale, più curato e per questo ho deciso di fare l'investimento molto economico di comprare un fondale nuovo. Il fondale che ho scelto è questo che stai vedendo adesso nelle riprese, con colori blu e arancione rame che riprendono una sorta di lussuoso ma decadente muro aristocratico. Il fondale è di circa 2,20 m x 1,80 m, ti metterò comunque le misure specifiche all'interno dell'info box. Mi sembra che sia realizzato in vinile, su cui appunto è stampata l'immagine. Il venditore di AliExpress si chiama la Echo Marvelous Background Store. Ti metto comunque ovviamente tutti i link dove trovare questo e altri fondali simili in info box. E ti menziono però in particolar modo il venditore perché il fondale mi è arrivato in 10 giorni. È un tempo effettivamente straordinario per gli ordini che si realizzano su AliExpress. Il fondale di cui ti sto parlando in video e in foto ha una resa impeccabile, come potrai anche vedere tu personalmente. Soprattutto se è correttamente illuminato ha una resa perfetta. Ho voluto inoltre arricchire lo sfondo con un oggetto di scena che riempisse verticalmente la parte destra dell'inquadratura. Per farlo ho utilizzato una brocca di rame con dei fiori arancio posti su una console che in qualche modo faceva essere un po' questa atmosfera aristocratica. Come vedi, in questo caso ho utilizzato pochissime cose, ma la cosa interessante è che rendono subito molto diversa l'inquadratura rispetto al passato. Infatti, ora l'immagine sembra molto più curata, molto più d'impatto e se vogliamo anche molto più sofisticata. Ovviamente per un'ottima resa è importante anche l'illuminazione, come ti ho già detto prima. Io utilizzo in questo caso un faretto LED della Yongnuo, il link ovviamente lo trovi in descrizione, con un pannello che scalda la luce, un pannello gelatina che scalda la luce e la fa diventare più calda verso l'arancione. Il mio faretto è quello che ti linkerò in info box, è venduto appunto con queste speciali gelatine, chiamiamole così, che appunto mettendole davanti alla luce possono cambiare e alterare il colore della luce stessa. Per illuminare invece il sottoscritto utilizzo invece un vecchio softbox preso da Amazon anni fa, ma che vorrei cambiare a breve. Ovviamente trovi anche di questo il link in info box, magari ti metto più versioni.
E questa è la mia inquadratura finale, una nuova inquadratura col nuovo sfondo, illuminato col faretto che ti ho appena mostrato, con il props qua che riempie questa parte di inquadratura e col sottoscritto illuminato dal softbox. In questo video ti ho voluto mostrare come ho realizzato la mia inquadratura principale di YouTube che vedrai poi nei video futuri. Questo perché volevo darti la possibilità di farti un'idea di quella che è stata la spesa per questi elementi, che ovviamente sono tutti oggetti sostituibili poi con cose che magari hai già in casa e che sono poi modificabili in base alle tue esigenze. Secondo me, facendo un calcolo, siamo abbastanza sotto i 100 euro prendendo le singole parti, perché poi le luci dipende sempre da che luci andrai a scegliere, però tieni in considerazione che il fondale di questa grandezza qua lo troverai intorno ai 18 euro, 20 euro. Le luci si trovano dalle 35 euro in su, perché il faretto LED per esempio costa intorno ai 50-60 euro. Poi ovviamente tutti i vari props o vari elementi che vorrai inserire nell'inquadratura che hanno un prezzo a parte ma che magari potrai scegliere tra gli oggetti che hai già tu in casa e che vorrai utilizzare quindi per personalizzare la tua inquadratura, dipende appunto da quante luci vorrai utilizzare, da come vorrai presentare il tuo canale. Detto questo, mi auguro con questo video di averti dato un'idea dei prezzi e un'idea di come con poco si può effettivamente cambiare tanto l'inquadratura e renderla magari più professionale, ma anche più vicino a quello che è il nostro sentire e a quello che poi vogliamo raccontare qua su YouTube. Ovviamente io ti aspetto in tutti i miei social, di cui trovi i link nell'info box qua sotto, e aspetto ovviamente anche i tuoi commenti, sia che tu non abbia mai realizzato un video per YouTube di questo tipo, mentre nel caso in cui tu già sia un YouTuber, mi piacerebbe sapere quelle che sono state le tue scelte di inquadratura, come hai allestito e che tipo di luce usi per i tuoi video. Detto questo, a me non resta quindi che darti appuntamento al prossimo video. Ti ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto.